Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come potete vedere con i nostri Ramses Tarot. Di conseguenza quest'oggi ci faremo guidare da questo mazzo così esotico e appunto affascinante alla scoperta appunto di questa nuova stesa. Un mazzo molto bello, ragazzi, anche da un punto di vista proprio iconografico, poiché ovviamente, come ben sapete, chi mi segue da tempo ovviamente avrà già avuto modo di vedere questo mazzo in uso sul canale. Ecco, un mazzo che prevede come arcani maggiori, diciamo, delle raffigurazioni inerenti alla vita dei faraoni più famosi che hanno lasciato il segno ovviamente nella storia del grande florido impero egizio, ossia, diciamo, copre il periodo che grosso modo intercorre tra il padre e il figlio di Ramses II. Per quanto concerne invece gli arcani minori, ci occupiamo invece della vita quotidiana, all'epoca ovviamente di questi grandi faraoni. Quindi ci lasceremo guidare proprio da queste immagini alla scoperta ovviamente di quelli che sono i concetti e significati che quest'oggi cercheremo di in qualche modo estrapolare dagli arcani e che spero aiutino ovviamente chi approccerà questo video ad una riflessione, ossia: sono stanca, sono delusa, non riesce a lasciare la moglie, la compagna ufficiale. Come dunque procederà tra di noi? Quindi partiamo ovviamente da un dato di fatto, cioè voi avete una storia clandestina con una persona impegnata, sposata, che però non ne vuol sapere di lasciare la compagna ufficiale, non riesce a farlo. Cerchiamo di capire dunque come procederà ovviamente tra di voi, in funzione ovviamente anche di un eventuale cambiamento, perché no? Questa persona potrebbe cambiare idea in futuro, Cerchiamo di capire se ci possa essere la possibilità che questo avvenga. Per quanto concerne il metodo da me usato in questo video, è un metodo molto bello, secondo me, il calderone della strega, un metodo che uso da un po' di tempo sul canale, che prevede 7 carte e ovviamente che percorrono, anzi ripercorrono, il vostro rapporto dal passato sino al futuro, cercando di capire però in questo caso in particolare quali siano le reali motivazioni che tengono questa persona ancora inchiodata, diciamo, a questa situazione altalenante. Classico piede in 2 scarpe. D'accordo? Per il principio di sincronicità, dunque, iniziamo a mescolare il mazzo dei Ramses Tarot. Perfetto, dunque come potete vedere qui abbiamo appunto il calderone della strega con appunto 7 posizioni ovviamente ben distinte. Il primo arcano ovviamente da me estratto è inerente al passato, quindi le radici della questione, ok? Il vostro rapporto tra voi e lui. Seconda carta, il presente, quindi ad oggi cosa c'è tra voi e lui.
Terza, quarta, quinta carta, quindi le carte diciamo in posizione intermedia, gli ostacoli principali al vostro rapporto, ovviamente per quanto concerne il rapporto con l'altra donna, cioè quanto ostacola e come ostacola il vostro rapporto. Sesta carta, l'evoluzione della situazione nell'immediato futuro, quindi che piega prenderà il vostro rapporto, ripeto, sempre tenendo conto del rapporto con l'altra. Settima ed ultima carta, il risultato finale, cioè cosa voi vedrete, cosa noterete, come andrà avanti il vostro rapporto, sempre tenendo come focus a latere il rapporto con l'altra. Iniziamo ragazzi ora dalla prima carta, quindi il passato tra voi e questa persona, come è nato il vostro rapporto. Che carta meravigliosa, 19° arcano maggiore. È una delle carte più belle tra tutti i 78 arcani, ovviamente la carta del sole. Allora ragazzi, questa persona ovviamente vi vede come una potente passione. Il sole parla di calore, quindi di fuoco, di passione, ma vi vede anche come amore. Questa persona, da quando vi ha visto la prima volta, ha subito provato qualcosa di molto diverso rispetto a quello che potrebbe aver provato con altre persone in passato. Il sole parla di essere appunto abbagliati da una luce meravigliosa e accecante, cioè la luce della vostra bellezza, della vostra sensualità, del vostro modo di fare, del vostro carattere. Voi rappresentate un unicum nella vita di questa persona, cioè questa persona per voi sin dall'inizio ha provato qualcosa di forte, di molto potente. Quindi una persona che prova per voi e ha provato, diciamo, sin dall'inizio qualcosa di molto forte, di travolgente. Quindi questa persona non è riuscita a rinunciare a voi, al vostro amore, al vostro sentimento, a quello che la portava verso di voi, proprio perché rappresentate il sole. Siete un po', diciamo, una punta d'onore per questa persona, cioè avete un po' ingigantito, diciamo, il suo ego. Questa persona si sente gratificata dal conoscervi, dall'uscire con voi, dallo stare con voi, perché vi vede come una persona molto bella da un punto di vista estetico, ma anche una persona molto valida, che riesce a portare il sole nella sua vita, cioè calore, armonia, gioia, felicità, dei momenti di spensieratezza. Quindi voi rappresentate per questa persona un raggio di sole, una luce abbagliante che scalda il cuore, il corpo e l'anima in una situazione difficile. D'accordo? Quindi siete state per questa persona una sorta di fulmine a ciel sereno. Questa persona non si aspettava una cosa di questo genere. Ma vi ripeto, il sole parla dell'unione, della commistione tra erotismo e ovviamente sentimento, emozioni. Quindi questa persona sin dall'inizio ha provato per voi non solo attrazione, non è la carta del diavolo, ha provato per voi anche dei sentimenti, cioè ha iniziato a battergli forte il cuore. Quindi tra di voi non c'è stato sin dall'inizio soltanto un mero rapporto erotico. Questa persona ha sin da subito provato qualcosa in più per voi. Vediamo ragazzi ora in seconda posizione il presente, cioè che cosa questa persona sta pensando, pensa di voi. Ragazzi, un'altra carta stupenda, 17° arcano maggiore, ossia le stelle. Questa è una carta, ragazzi, che parla di progetti, Le stelle parlano di speranza,
parlano di desideri che ovviamente si vuole concretizzare, parla di nuove idee, parla anche, diciamo, di un atteggiamento, se vogliamo, positivo e propositivo verso il futuro. Cioè questa persona sta guardando al futuro, le stelle parlano di chi guarda al futuro, di chi sogna ad occhi aperti, un nuovo futuro, probabilmente proprio a seguito, di un'attenta riflessione rispetto a ciò che prova e ha provato per voi, ecco che questa persona sta immaginando un futuro, un nuovo futuro al vostro fianco e ovviamente un futuro lontano rispetto alla compagna ufficiale. Questa persona nel momento presente, sì, sta immaginando tanto, sta sognando tanto, ma le stelle parlano anche di chi ha nuove idee da concretizzare. Quindi, seppur la carta delle stelle effettivamente confermano il temporeggiare da parte di questa persona, cioè il fatto che questa persona in questo momento non stia agendo concretamente, ok? Però effettivamente questa persona sta pensando tanto, cioè ai vostri occhi questa persona può sembrare ferma e lo è, diciamo, da un punto di vista fattuale, pratico, concreto, empirico, però a livello progettuale e mentale la sua mente sta volando avanti, eh? Cioè questa è una persona che sta immaginando un futuro diverso rispetto al suo presente, rispetto al suo passato. Quindi questa è sicuramente, ragazzi, una persona che d'accordo, magari non agisce in maniera molto palese, magari non esplicita a chiare lettere, non parla, non racconta su ciò che vorrà fare, ciò che andrà a fare. Magari non vi rende partecipi, e questo forse è proprio un errore, perché vi rende insicure così facendo, però obiettivamente questa persona dei pensieri circa il da farsi ce li ha. Cioè, questa non è una persona che in realtà vuole continuare a tenere il piede in due scarpe. Le stelle parlano di chi guarda ad un altro futuro, di chi vuol cambiare il proprio presente in virtù, ovviamente, di un futuro completamente nuovo, partendo già dal presente. Cioè, ha tante idee in testa questa persona, ne ha tante, nonostante effettivamente possano muoversi a livello fattuale. Però comunque già il fatto che questa persona abbia una nuova progettualità è un passo importante. Quindi non c'è proprio un rifiuto nei confronti del lasciare la compagna ufficiale. Ci sono già dei progetti importanti. Vediamo ora, ragazzi, in posizione mediana, terza, quarta e quinta carta, cosa abbiamo. Quindi gli ostacoli reali, ovviamente inerenti alla vostra storia. Cosa c'è che effettivamente non va e che può portare per le lunghe questa decisione? Allora, qui abbiamo il re di bastoni, il 4 di spade, la regina di bastoni. Allora, perfetto, abbiamo la coppia, cioè voi e lui, consultante e soggetto della stesa. Allora, quello che vi divide è quel 4 di spade in accezione ovviamente negativa. Il 4 di spade si riferisce, ragazzi, generalmente effettivamente a un temporeggiare, quindi vi riconfermo il fatto che questa persona a volte possa, diciamo, portare un po' troppo per le lunghe una, diciamo, esecuzione pratica della progettualità che abbiamo visto nella carta delle stelle. Ecco, questa situazione è causata da piccoli momenti, diciamo, di crisi, di abbattimento, di scoramento in riferimento al riuscire nella propria impresa di cambiare qualcosa. Cioè questa persona ogni tanto si lascia abbattere, demordere, demotivare da un 4 di spade, quindi fondamentalmente da piccoli ostacoli, non è un 10 di spade, ok? Piccoli ostacoli che però per questa persona evidentemente rappresentano qualcosa di
invalicabile. Evidentemente è una persona un po', diciamo, fragile, per cui magari al primo problema tende un po' a lasciarsi abbattere, okay, cioè magari non è proprio la persona più temeraria del mondo, d'accordo? Quindi è una persona che facilmente si lascia scoraggiare e quindi si fa frenare da piccoli ostacoli. Quali sono questi ostacoli? Il 4 di spade è una carta di grado quarto, quindi rappresenta la famiglia, il nucleo familiare. Quindi questa persona potrebbe avere problemi non solo con lei, quindi con la compagna ufficiale, ma anche con la sua famiglia di origine, che potrebbe non vedere di buon grado una sua eventuale separazione. O comunque questa persona ha problemi con le persone che la circondano, amicizie, colleghi, conoscenti, parenti vari, che potrebbero mal giudicarlo. Questo ha la capacità di riempire il proprio animo di negatività. Però vi ripeto, non sono ostacoli enormi, ma per lui evidentemente ricoprono un certo peso. Cioè evidentemente per lui il giudizio che hanno le persone che fanno parte della sua quotidianità, 4 di spade, persone che fanno parte della sua famiglia, delle sue conoscenze più care, ecco il giudizio negativo di queste persone lo impaurisce un po' e lo blocca. D'accordo? Quindi effettivamente cosa divide la consultante dal soggetto della stesa? Cosa divide la regina di bastoni dal re di bastoni? Il 4 di spade. Cioè dei momenti, diciamo, di scoramento causati proprio da piccoli momenti di ostacolo che in qualche modo, diciamo, riescono a frenarlo, appunto, a bloccarlo, che magari per noi, per me, per voi potrebbero essere delle sciocchezze, per lui invece hanno un'importanza enorme. Ovviamente, ragazzi, siamo tutti caratterialmente differenti, cioè abbiamo tutti delle scale di priorità differenti. Evidentemente per lui è importante il giudizio che possano avere gli altri nei suoi confronti, nei confronti di ciò che lui andrà a fare o va a fare. Quindi teme in qualche modo, diciamo, di sconvolgere il giudizio della sua comunità, dell'ambiente familiare, natio, sociale, amicale, che sino ad ora ha fatto parte di questa coppia. D'accordo? Quindi questo ogni tanto lo manda un po' in crisi. Quindi effettivamente gli arcani stanno dando ragione a voi. Cioè dovrebbe fare quel piccolo sforzo in più per risolvere questa situazione e cambiare gli eventi. Cioè dovrebbe lasciarsi meno condizionare da queste situazioni. Aver meno paura, diciamo, di un cambiamento radicale del giudizio degli altri. Questa purtroppo è una persona che ogni tanto si lascia bloccare. Ma vi ripeto, da sciocchezze, però evidentemente per lui non sono sciocchezze, cioè evidentemente per lui questa situazione è importante, cioè il giudizio che hanno gli altri di lui, la sua comunità è fondamentale. Non vuole scandali questa persona, non vuole essere messa in pubblica gogna e quindi tende a frenarsi, creando ovviamente un certo distacco anche rispetto a voi, alla progettualità che ha con voi. Però vi ripeto, situazioni date dal 4 di spade, quindi superflue, che si potrebbero risolvere, ma è lui che è un po' forse fragile da questo punto di vista, cioè potrebbe fare di più, dicono le carte, potrebbe proprio rimboccarsi le maniche e ovviamente cercare il meno possibile di dare importanza a questi fatti, a questi avvenimenti.
magari anche dei piccoli giudizi negativi. Ecco, ragazzi, un'altra, diciamo, caratteristica del 4 di spade da tenere bene a mente è il rimorso. Cioè questa persona ha dei rimorsi in riferimento a determinate situazioni del passato, perché è una carta che parla anche di appunto situazioni del passato a cui lui ripensa in maniera nostalgica, a cui si ripensa in maniera nostalgica, riguardando in maniera ovviamente particolare, con attento focus, i propri errori. Quindi questa persona ha molti rimorsi nei confronti della compagna ufficiale. Quindi o l'ha già tradita in passato, prima ovviamente di aver voi, quindi deve averla già tradita, oppure sicuramente non è una persona che vive bene le triangolazioni e quindi pur avendo perso la testa per voi, questo non giustifica il suo tradimento, per cui a livello morale questa persona si sente un traditore, un vile traditore e quindi non vive bene questa situazione, motivo per cui questa persona ha tutti questi rimorsi, cioè teme di aver, diciamo, osato troppo, di aver sbagliato lui troppo, non di aver subito, ma di aver sbagliato e quindi prova profondi rimorsi. Questo lo porta ad ulteriori momenti di crisi, di fermo e ad una sorta di autocensura, al castrare i propri progetti e desideri futuri. È come se non si sentisse a volte meritevole di felicità questa persona, perché teme di aver sbagliato troppo. In particolar modo, in caso abbia dei figli, questi rimorsi sono veramente quadruplicati. Vediamo ora, ragazzi, l'evoluzione, diciamo, della situazione, cioè la piega che prenderanno gli eventi nel prossimo futuro. Allora, una piega un po' pesante, qui abbiamo il 5 di spade. Allora, ragazzi, nella vita di questa persona, diciamo che le discussioni non si conteranno nemmeno più. 5 di spade è una carta che parla di aperto conflitto, quindi con ovviamente le persone che la circondano. È una carta che parla di angherie, è una carta che parla di sopraffazione, è una carta che parla di ricatti, è una carta che parla di dispetti, di oppressione, di tirannia subita. È una carta che parla di, ripeto, grosse discussioni, ovviamente nell'ambito familiare, perché è un 5 di spade, che come tutte le carte di grado quinto rappresentano in particolar modo l'ambito familiare, quindi non amici, parenti, proprio l'ambito, diciamo, casalingo. Questa situazione diventerà sempre più pesante, i litigi sempre più ovviamente verbalmente violenti, quindi se ne diranno di ogni. È una carta che parla anche di, quindi attenzione, scoperta di un tradimento, quindi è una carta che parla anche di vergogna, di umiliazione e ovviamente di critiche, quindi potrebbe essere scoperto il suo tradimento. È una carta che parla quindi di discussioni ad ampio spettro, sia con lei ma anche con la sua famiglia di origine o con la famiglia di lei. Da queste discussioni ne nasceranno perdite di solito 5 di spade parla di perdite materiali. Quindi evidentemente ci saranno ricatti inerenti al denaro o comunque perdite finanziarie o comunque delle forti uscite di denaro. Per cui obiettivamente questa persona potrebbe nell'immediato futuro apparirvi più preoccupata del solito. Cioè questa persona affronterà, ragazzi, nel prossimo futuro
quindi nelle prossime settimane, entro, diciamo grosso modo un 5 settimane, quindi ovviamente diciamo anche entro un paio di mesetti, questa persona affronterà dei momenti di difficoltà legati proprio all'ambito familiare, dove, ripeto, litigi, discussioni, scontri, burrasche, malumori, dispiaceri legati al denaro non si conteranno neppure. Quindi questa persona vi apparirà molto più preoccupata del solito, potrebbe apparirvi anche diversa, magari più fredda, ma tutto questo è legato a preoccupazioni e problematiche in ambito familiare, con lei, con l'altra donna e con la sua famiglia di origine. Questa situazione, ripeto, andrà un po' a prosciugare le sue energie, creando in lui molto spesso una sorta di disorientamento in riferimento al futuro. Siamo partiti con 2 carte bellissime, 2 arcani maggiori tra l'altro, quindi sole e stelle. Questa persona i progetti con voi ce li ha, e anche molto belli. Il problema però è che qui ci saranno delle discussioni molto forti, per cui questa persona si vedrà sopraffatta da più nemici, che effettivamente ci sono, perché con il 5 di spade effettivamente non si inventa niente questa persona, non è un folle. I nemici ce li ha e ce li avrà, quindi molte persone ostili che cercheranno in qualche modo di, diciamo, contrastare i suoi progetti futuri di novità, di rinnovamento della sua vita sentimentale. Quindi sicuramente sarà un periodo un po' difficile, un po' tormentato, di confusione, di disordine fisico e mentale, di stress, di destabilizzazione, ma effettivamente di nemici subdoli, Qui qualcuno o della famiglia di lei, o lei stessa, o anche della sua stessa famiglia, potrebbe cercare di ostacolare i suoi desideri di libertà. Quindi una bella combriccola di strabip. Non è fortunatissima questa persona, perché è legata evidentemente ad una parentela particolarmente ossessionata, evidentemente, da questo rapporto, o la famiglia di lei evidentemente non vuol mollare l'osso. Cioè, qui effettivamente qualcuno che cercherà di mettere i bastoni fra le ruote c'è e ci sarà. Quindi questa persona potrebbe mostrarsi anche nei vostri confronti più preoccupata. Ecco, non è e non sarà legato ovviamente ad una situazione inerente il vostro rapporto, ma a queste problematiche. Cioè vedrà il futuro un po' più nebuloso questa persona. Quindi la vedrete magari più debole, più stanca. Ripeto, magari anche, per esempio, dover rinunciare al vedervi, perché il 5 di spade parla comunque di sacrifici. Potreste, per esempio, organizzare un incontro e poi vedervelo saltare. Quindi un momento di disordine e confusione tra voi e ovviamente questa persona, ma portato ovviamente da situazioni sue, perché ricordiamo che lui per voi prova le stelle e il sole. Questa persona prova sentimenti puliti e veri per voi. Voi siete il suo obiettivo, però obiettivamente è un periodo un po' particolare. Qui tra perdite, diciamo, materiali e nemici, ostacoli vari imposti dai vari familiari, insomma, questa persona nelle prossime settimane, nei prossimi mesetti, potrebbe affrontare appunto non uno dei periodi migliori sicuramente della sua vita. Attenzione anche alla possibilità, ripeto, che qualcuno scopra della vostra storia. Mi raccomando, in caso per voi non sia ovviamente la situazione ideale, cercate il più possibile di ovviamente tutelarvi. Mi raccomando, questo ovviamente sempre, d'accordo? Non è una carta di chiusura con voi, è una carta di confusione e di litigi, non con voi, con tutto ciò che circonda, con l'ambiente familiare che circonda questa persona, per cui questa persona ai vostri occhi potrebbe apparire più preoccupata, ragazzi, semplicemente più stanca, magari più stressata.
Ecco, la motivazione, anzi le motivazioni sono quelle che vi ho elencato sino ad ora, che direi sono abbastanza importanti, Ecco, unica nota positiva del 5 di spade è l'aspetto erotico. Cioè questa persona, diciamo, vorrà, probabilmente anche vedervi più del solito, magari inaspettatamente, perché in realtà, vorrà, diciamo, avere, ecco, più rapporti ovviamente con voi, godere di più, proprio perché vedrà nel piacere fisico, quindi nella vita erotica, nella passione, una valvola di sfogo a tante insoddisfazioni della vita. Quindi probabilmente potreste vedere in questa persona, notare un approccio maggiormente, diciamo, sentito all'erotismo, alla sessualità, che lui vedrà come una sorta di valvola di sfogo, come una sorta di palestra, diciamo, in cui ovviamente riprendere le proprie energie, in cui sentirsi bene, forse per l'unica volta nell'arco della sua giornata, d'accordo? Quindi questa è una persona che continuerà comunque a volervi vedere, quindi non è una carta, ripeto, di chiusura con voi, anzi, potrebbe volervi vedere di più e avere anche proprio praticamente più rapporti, ma proprio perché questa persona vedrà nel piacere fisico l'unica valvola di sfogo ad una situazione effettivamente difficile. Vediamo ora, ragazzi, appunto in ultima carta che cosa abbiamo. Eccolo qua il nemico. Allora, qui abbiamo il re di spade. Vi ho detto, ragazzi, con il 5 di spade che questa persona non è ovviamente una persona folle, ma effettivamente dei nemici ci sono. Ecco, il nemico per eccellenza è uno solo, un'energia maschile, un re di spade. Ora, i re generalmente hanno un'età che va oltre i 40-45 anni. Potrebbe appartenere all'ambito familiare, potrebbe essere un amico che amico non è, potrebbe essere anche un legale, perché di solito i personaggi di spade rappresentano legali, avvocati, giudici, magistrati, uomini in divisa, qualcuno che amministra la giustizia, d'accordo? Che potrebbe appunto essere assoldato, diciamo così, dalla compagna ufficiale. Quindi la moglie potrebbe sguinzagliare i suoi avvocati e mettergli non pochi bastoni fra le ruote. Però potrebbe essere, ripeto, anche effettivamente un parente, potrebbe essere il padre di lei, potrebbe essere il fratello di lei, comunque una persona adulta, che potrebbe appartenere, come tutti i segni di spade, ad uno dei 3 segni d'aria, gemelli, acquario, bilancia, oppure averne l'ascendente, oppure avere un tema natale ricco di questi segni d'aria nei pianeti principali che strutturano la personalità. Per esempio, potrebbe essere del segno zodiacale dei gemelli e avere la luna altrettanto in gemelli e ascendente in bilancia, quindi una forte presenza dei segni d'aria nel tema natale di questa persona, o comunque nei punti chiave. Quindi una persona molto intelligente, sicuramente, ma anche una persona scaltra, furba e bugiarda, quindi che porta sempre l'acqua al suo mulino. Quindi una persona da temere, intelligente ma da temere. Una persona che potrebbe essere influente, o comunque avere un certo peso nella decisionalità anche di lui, una persona autoritaria, una persona che non le lascia passare, che mette i puntini sulle i. Potrebbe essere una persona, diciamo, che è stata sposata. Generalmente il re di spade è un uomo che non vive bene i rapporti d'amore, può aver sofferto molto per amore, aver dunque deciso di proteggere il proprio cuore, quindi potrebbe essere un divorziato, potrebbe essere un vedovo o magari uno scapolo incallito. Una persona che comunque dedica molto tempo al suo lavoro e molto meno all'aspetto emotivo.
Quindi ripeto, può essere un padre, può essere un suocero, può essere un nonno, un fratello, comunque una persona adulta, generalmente più anziana rispetto sia a voi che a lui. E ripeto, potrebbe essere proprio un uomo in divisa o comunque una persona che indossa una divisa che rende riconoscibile il proprio lavoro, la propria professione. D'accordo? Questa è una persona che arriverà a gamba tesa, con forza, con determinazione, con comando, nell'ambito di questa situazione per cercare di gestirla come lui la vorrebbe gestire, quindi con autorità. È chiaro dunque che quello che può rappresentare il meglio per questo re di spade non rappresenterà il meglio ovviamente per il soggetto della stesa. Quindi sarà una bella gatta da pelare per il soggetto della stesa, perché il re di spade quando si impone lo fa in maniera molto dura. È una persona sicura di sé ed è una persona che non indietreggia. Quindi è una persona che vuole assolutamente cercare di imporre il proprio volere, le proprie regole, le proprie leggi. Quindi sarà un uomo molto severo, influente e inflessibile. Quindi il re di spade indica litigi, cioè lui andrà a litigare spesso con questo re di spade. Ora, il re di spade però come nemico può anche essere un nemico in amore, cioè potrebbe essere un rivale. Cioè voi potreste conoscere un'altra persona con le caratteristiche di cui vi ho appena parlato, quindi da un punto di vista anagrafico oltre i 40-45 anni, generalmente appartenente ad un segno d'aria o comunque con segni d'aria nell'ambito del tema natale, una persona a cui voi piacerete subito e che farà di tutto pur di arrivare al proprio obiettivo, cioè conquistare voi. Quindi potrebbe rappresentare anche un rivale. Fatto sta che il futuro di questa persona e quindi anche indirettamente il futuro tra voi e questa persona in qualche modo sarà attraversato dalla presenza di questo re di spade, che o potrebbe rappresentare un rivale con il quale lui andrà a battibeccare molto spesso, o un parente che darà ragione per esempio alla moglie, si schiererà dalla sua parte, oppure potrebbe rappresentare un rivale in amore. Quindi voi potreste conoscere questa persona e ovviamente questa persona potrebbe fortemente destare la vostra attenzione, altrimenti non si presenterebbe come un rivale così agguerrito. Quindi comunque sulla strada, sul percorso futuro di questa persona c'è un'energia maschile negativa che gli darà filo da torcere. Energia maschile con la quale potrebbe litigare per questioni economico-familiari, oppure che potrebbe attivare fortemente la sua gelosia, perché potrebbe, in caso sia un suo rivale, quindi una persona che vorrà voi, ecco che questa persona diventerà fortemente gelosa di voi e ovviamente del rapporto che potreste avere con questa persona. D'accordo? Comunque avrà, ripeto, quello che vi ho detto anche con il 5 di spade, prossime settimane, prossimi mesetti di che combattere questa persona. Probabilmente perché ha temporeggiato troppo, l'abbiamo detto con il 4 di spade. Se temporeggi troppo, i problemi non scompaiono da soli,
Evidentemente questa persona ha temporeggiato troppo, ha aspettato troppo. E ovviamente poi i problemi si sono triplicati e addirittura qui c'è la possibilità che arrivi un rivale, che voi conosciate un'altra persona o che la moglie si muova prima da un punto di vista legale, perché lui ha aspettato troppo, non ha agito per tempo quando doveva e poteva. Questo poi è un po' lo scotto che si paga, no? Nel momento in cui si temporeggia troppo. Evidentemente questo è il percorso karmico che dovrà affrontare questa persona e di conseguenza questa persona avrà di che combattere per ciò in cui crede. Poi voi sapete ragazzi che ovviamente io tendo a rifare le stese dopo un certo lasso di tempo, di conseguenza andremo ancora a tener d'occhio la situazione come sempre e dunque cercheremo poi ovviamente di capire come finirà, diciamo, questa lotta con questo re di spade. Per il momento questo è quello che ovviamente vi viene narrato dagli arcani. Questo è ciò che evidentemente dovete ad oggi sapere, che questa persona incontrerà sul suo cammino un rivale, un acerrimo nemico, o in amore, una persona che si interesserà a voi, o un legale generalmente, o un parente, che comunque cercherà, ecco, di ovviamente portare maggior positività alla situazione della moglie rispetto che ovviamente alla sua. D'accordo? Poi, ripeto, comunque andremo a vedere ovviamente nelle prossime stese come evolverà questa situazione. Sicuramente il rapporto con la moglie arriverà ad un dunque, quindi un periodo di grande crisi, l'abbiamo detto con il 5 di spade, litigi a non finire. Quindi il rapporto con l'altra è destinato a finire anche male, anche malamente tra l'altro, perché c'è modo e modo per lasciarsi, eh? In questo caso sarà il modo peggiore evidentemente, poi con l'ingresso di questo re di spade, in caso sia un legale, quindi insomma problematiche ne avrà questa persona, rischiando magari anche di perdere voi, perché a voi il re di spade piacerà molto, perché comunque è un uomo molto affascinante, è un uomo molto intelligente, che ha anche un certo peso e potere anche da un punto di vista professionale, quindi è un uomo che generalmente attrae molto. Nonostante possa essere un po' allergico, diciamo, ecco, ai rapporti, ma perché evidentemente in passato ha sofferto molto per amore, perché ripeto, di solito il re di spade o è un vedovo, o è un divorziato, un separato, comunque una persona che ha sofferto molto e che quindi ci va giustamente magari anche con i piedi di piombo, di fronte ovviamente ad una nuova frequentazione. Ripeto, prossime settimane, prossimi mesetti molto caldi, per ovviamente il soggetto della stesa, d'accordo? Quindi qualcosa ovviamente si va a smuovere, naturalmente non in maniera del tutto, ripeto, pacifica. Per quanto ovviamente concerne voi, come sempre, ragazzi, ovviamente andate avanti con la vostra vita, con la vostra progettualità, il vostro lavoro, i vostri sogni, i vostri desideri. Conoscete, mi raccomando, comunque, nel frattempo anche altre persone, cioè non chiudetevi all'altro, non castratevi a vostra volta rispetto a possibilità di conoscere altre persone, mi raccomando. Andate avanti con la vostra vita, a prescindere da questa persona, dal soggetto della stesa. Voi avete la vostra vita da vivere. Questo io lo ripeterò fino all'infinito, ragazzi. Ogni istante, ogni minimo istante della nostra vita è un attimo di vita che non torna più. Ok? Quindi mi raccomando, cercate di non perdere attimi preziosi della vostra vita per star dietro a questa persona che i problemi ne avrà. D'accordo, supportare questa persona, d'accordo, aiutarla, per carità, ma non accollatevi dei problemi che non riguardano voi. Ricordatevi un dato fondamentale: voi avete pieno diritto ad essere felici. Ripeto, d'accordo, aiutare, ci sta, per carità, ma non sobbarcatevi, d'accordo, di ulteriori problematiche.
Ricordate che voi avete una vita da vivere, la vostra, ed è la vostra vita che deve essere la vostra priorità. La vostra felicità che deve essere la vostra priorità. Mettetevi sempre come priorità. Godete attimo dopo attimo. La vita è troppo preziosa, è meravigliosa, ma è preziosa. Ce n'è una. Viviamola. D'accordo? D'accordo, ripeto, aiutare questa persona, ci mancherebbe, ma fino a un certo punto. Cioè, sfatiamo questo mito della Croce Rossina, D'accordo? Avete una vita da vivere, la vostra. Ogni istante della vostra vita è unico. Non si torna indietro. Andate avanti. Mi raccomando. Anche perché è poi difficile aiutare una persona, no? Che cade per esempio in un burrone se poi si cade assieme a questa persona. Poi sono in 2 le persone da dover tirare fuori. D'accordo? Quindi d'accordo, per carità, aiutare gli altri, ma fino a un certo punto. Non lanciatevi anche voi a capofitto nel problema. Restatene sempre fuori. Mi raccomando, non lasciatevi assorbire dalla negatività, Questo è un consiglio che io do con tutto il cuore. D'accordo? Ovviamente, ragazze, questa stesa termina qui. Una stesa anche interessante per voi, perché ovviamente in caso ci sia in arrivo, ovviamente nella vostra vita, questo re di spade sarà molto piacevole. Ripeto, ci saranno ulteriori incontri con il soggetto della stesa, eroticamente, sessualmente, forse anche più importanti, più sentiti. Un po' di confusione però nella vita dell'altra persona, del soggetto della stesa. Non lasciate che questa confusione entri a far parte anche della vostra vita. D'accordo? Dunque, forza, coraggio, determinazione, mettetevi come priorità. Come sempre, ovviamente, buon percorso karmico e ovviamente a presto.